Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di cominciare questo contenuto che avrei dovuto fare ieri, ovviamente, post conferenza stampa di Napoli-Verona, che poi si è rivelata una conferenza stampa a Kvaratskhelia e il calciomercato, ma lo sapevamo già, telefonata come situazione. Ringrazieremo il mister in questo video perché c'è da sottolineare la serietà, la lucidità e ovviamente l'elencare poi i fatti per quelli che sono. Situazione in casa Napoli per quanto riguarda la sfida di stasera. Olivera non sarà del match, probabili formazioni e considerazioni per i risultati che poi sono usciti finora in questa giornata di Serie A. Situazione che il Napoli non deve assolutamente sottovalutare, anzi dobbiamo approfittare guadagnando punti su tutte le dirette concorrenti. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche così si resta aggiornati in maniera cronologica su tutto ciò che succede sul canale stesso e andiamo per gradi, partiamo dalla situazione Kvaratskhelia e cominciamo con un pensiero di un giornalista georgiano perché ovviamente le pecore nere non hanno nazionalità, ma ci sono pecore nere in tutte le parti del mondo, in qualsiasi nazione, così come in tutte le parti del mondo, in qualsiasi nazione, ci sono persone per bene e eleganti, perché di eleganza si parla. Il giornalista Gebuadze, se l'ho pronunciato bene, georgiano, si esprime così sulla situazione Kvaratskhelia. Conte si è espresso molto chiaramente, Conte considera ancora Quara un elemento importante per il suo progetto, ma non può fare nulla quando un giocatore è determinato ad andare via. Posso capire la volontà di qualsiasi giocatore di lasciare questo o quell'altro club, ma il momento è sempre importante. È semplicemente la mia opinione. Quara e il suo entourage hanno scelto un momento molto inappropriato per sollevare questa questione. D'altra parte c'è anche la società che, sapendo che un giocatore vuole andare via, non deve perdere un momento per venderlo a buon prezzo. Andare via ora dal club è una cosa molto difficile da giustificare. I napoletani non hanno dato altro che amore e supporto a Quara fin dal primo giorno. Bisogna sapere come lasciare il tavolo in modo elegante. Andare via ora non è un modo elegante. Tanti applausi a questo giornalista georgiano che ha esaminato la situazione e condivido assolutamente tutti i punti e tutte le virgole di questo pensiero e perciò che dobbiamo ringraziare il nostro mister e lo facciamo noi tifosi perché alcuni uomini in rosa non lo faranno mai, non me la sto prendendo diciamo direttamente con Kvaratskhelia, ma quando tesseriamo qualcuno comunque ci si mette in società, tra virgolette, o devi negoziare comunque con entourage, procuratori e altri personaggi che comunque dovrebbero fare le fortune del calciatore. Grazie mister, non hanno ancora capito con chi hanno a che fare. Il Napoli è primo in classifica, il Napoli si sta giocando qualcosa di importante, il Napoli è allenato da uno dei migliori allenatori al mondo, staff compreso, e loro chiedono la cessione nel mercato di gennaio. Si poteva aspettare giugno, ci arriviamo perché c'è una ricostruzione da fare, diciamo per quanto riguarda il Paris Saint-Germain. Chiedere la cessione a gennaio, secondo me, è un tantino, diciamo, maleducato, ecco, è un tantino maleducato come per tempistiche, per come comunque si è evoluta questa situazione, visto che Conte è palesemente stato ed è ancora, credo, palesemente deluso dalla situazione perché Conte è un personaggio con lavoro, lavoro, lavoro per raggiungere poi gli obiettivi e far andare tutto per il meglio. Quando diciamo esce fuori una situazione del genere, entra in gioco quell'aspetto lavorativo e Conte infatti dal suo personale punto di vista la vede come un fallimento perché non è riuscito a riavvicinare Quara e la società. Tanto è vero che le parole che resteranno poi impresse nella mia mente e credo di tanti tifosi sono queste. Ho personalmente parlato con lui, mi ha confermato di voler andare via, sono molto deluso. In 6 mesi ho lavorato tanto e dimostrato che certe cose si potevano fare. Non ha voluto rinnovare, sono deluso, forse nemmeno io sono stato così incisivo a convincere le parti ad andare avanti insieme. Oggi mi trovo ad un punto nel quale devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi oggi non vuole rimanere. Ho cercato di convincerlo per 6 mesi, mi sono reso conto che è un fulmine a ciel sereno. Caro mister, dobbiamo andare avanti, assolutamente c'è un campionato da onorare
portando a casa poi l'obiettivo Champions, che è l'obiettivo primario di questo Napoli. Poi vedremo come si evolverà la classifica. Pensiamo a vincere la partita di stasera e a portarci a quota 47. Andremo poi a vedere i risultati delle partite di ieri, ma parlavo della situazione ovviamente dello scorso giugno-luglio che sia stato. Il Paris Saint-Germain si presenta in fase di mercato e vuole Kvara e Osimhen. Non arriva a Kvara perché poi arriva Conte e Kvara viene messo ovviamente alle strette e tolto dal mercato perché Conte ci puntava e quant'altro, e quindi il Paris Saint-Germain si defila anche per il nigeriano. Il nigeriano poi va a finire al Galatasaray, tutta la situazione di mercato eccetera eccetera. Ecco che arriva il mese di gennaio e il Paris Saint-Germain cosa sceglie di fare? Di prendere prima il georgiano, o meglio di prenderla larga la situazione, tesserare prima il georgiano per poi andare in quel di luglio a prendersi il nigeriano o frittatina come lo si vuol chiamare e portarlo a Parigi, ricomponendo la coppia che è stata dello scudetto a Napoli, nella città della Torre Eiffel. Diciamo che se per quanto riguarda Kvaratskhelia loro pensano che sia un salto di qualità, per me non lo è, perché se vuoi diciamo arrivare nel calcio che conta, e parliamo di Real Madrid, Bayern Monaco, parliamo di Barcellona, parliamo di un Manchester City che comunque sicuramente per titoli e per caratura europea è sopra di gran lunga al Paris Saint-Germain, e allora secondo me è la strada sbagliata. Poi io non porto rancore verso nessuno, né tantomeno verso Kvara, l'uomo e il calciatore, perché tra virgolette è un tantino vittima della cattiva gestione ovviamente di padre e procuratore, perché se vedremo poi come andrà a finire e diciamo come sarà imbastita l'operazione a livello di soldi, ma se dovesse trovare lo stesso filone della scorsa sessione di mercato, ballavano 8-10 milioni di commissioni tra procuratore e padre, che poi intascano puliti al di là dello stipendio, gli 8 milioni al calciatore eccetera eccetera eccetera. Ecco perché si preme sullo stesso Kvara per andare via in questo mese di gennaio. Avete perso un'occasione, avete diciamo buttato alle ortiche, non ancora, perché comunque non c'è ancora niente di ufficiale e resta comunque una cessione ed un'operazione di mercato difficile da fare in questo mese di gennaio. L'unica cosa che voglio io da tifoso è che non se ne vada per le lunghe, per il semplice fatto che poi si rallentano anche le eventuali operazioni che il Napoli vorrebbe fare in entrata nel mercato di gennaio. Nella scorsa sessione abbiamo avuto il nigeriano che ha rotto le scatole per tutta la sessione di mercato, in questa si presenta Kvaratskhelia che ovviamente ha chiesto la cessione. Noi ne prendiamo atto e dobbiamo ringraziare, e qualcuno dovrebbe chiedere scusa a Conte, allo stesso Reali, ma diciamo che sono personaggi navigati per quanto riguarda queste situazioni e ne usciremo sicuramente più forti di prima, cominciando da stasera e da 3 punti da fare contro il Verona, visti i risultati di questa giornata di Serie A che ancora deve continuare e terminare, ma la Lazio perde punti pareggiando con il Como, l'Atalanta pareggia fortunatamente contro l'Udinese perché l'Udinese meritava i 3 punti, ma riescono a fare un punto con un grande Carnesecchi, pali, traverse sulla stessa azione, eccetera, eccetera, così come la Juve con il Torino, pareggio anche lì, e si conclude la giornata con un'altra X, con addirittura il Milan che pareggia con il Cagliari, con Caprile anche sollecitato poi, che ha tenuto comunque il Cagliari in partita. Detto questo, ci sono 2 punti da recuperare, no, o da rosicchiare, non da recuperare perché siamo sopra tutti, ma da rosicchiare ancora a queste squadre che comunque hanno steccato. Manca l'Inter con il Venezia, ma credo che sarà una partita a senso unico, e ci auguriamo che Thiago Motta poi la smetta di pareggiare e vincerla qualcuna, soprattutto quella partita di recupero che hanno in questa settimana, martedì se non vado errato, contro quelli di Bergamo. Ecco perché stasera non si deve steccare. Mi auguro che questa situazione riesca a restar fuori
dalla porta dello spogliatoio la situazione Quara, anche se Conte l'ha detto, è il mercato, le situazioni di mercato comunque, vuoi o non vuoi, vanno un tantino a rompere le scatole e le uova nel paniere per quanto riguarda la stabilità, ecco, tra calciatori, tra compagni, tra personaggi che comunque vestono la stessa maglia e vivono le situazioni in prima persona. Ringraziamo assolutamente e ironicamente il procuratore di Quaraschelia, Jucheli, il padre e quant'altro, perché in maniera poco elegante se ne vogliono andare via a gennaio e noi speriamo che l'operazione, almeno io spero che l'operazione si faccia domani, oggi stesso, dopodomani, al massimo entro metà di settimana prossima. Poi seguiremo ovviamente la situazione, restate aggiornati come ho detto prima, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così seguite anche la situazione a livello temporale. La formazione per quanto riguarda la partita di stasera dovrebbe essere ovviamente diciamo obbligata tra virgolette, ovvero Meret tra i pali di Lorenzo Rachmani, Juan Jesus e Spinazzola come terzino sinistro, Anghissà, Lobotka, McTominay, Neres, Lukaku e Politano, perché comunque c'è chi è fuori, c'è chi è affaticato, c'è chi chiede la cessione quindi indisponibile, ma risulta affaticato, ma è un affaticamento di mercato quello di Kvaratskhelia, senza che ci giriamo assolutamente intorno. Abbiamo tutte le carte per rispedire al mittente i 3 palloni che abbiamo preso alla prima giornata di campionato e allungare a 47, mettendoci ovviamente l'Atalanta deve recuperare la partita, l'Inter ne ha 2 da recuperare, ma al momento ti metteresti a 5 punti sopra l'Atalanta, che poi sarà la prossima avversaria del Napoli dopo il Verona. Quindi non tutto viene per nuocere e la partita di stasera appunto è quella situazione che potrebbe riportare o deve riportare, ecco, eliminiamo il condizionale, deve riportare tutto al suo posto, diciamo, facendo capire anche a chi a Napoli vorrebbe venire solo come trampolino di lancio, che non è assolutamente il caso. Non è assolutamente il caso, Conte l'ha ribadito e io mi auguro che ci riesca alla fine del mandato, quest'anno, tra un paio di anni, quando sarà, riesca nell'obiettivo che ha poi, che ha enunciato anche lui stesso ieri, ovvero diciamo far diventare il Napoli meta di arrivo e non di passaggio. Ma noi ci siamo già più o meno da questo punto di vista, dipende però ogni tanto diciamo arrivano piccoli uomini invece che grandi uomini, al di là poi della caratura tecnica del calciatore stesso. Ecco perché ogni volta che c'è una situazione di mercato dico sì, prendiamo quello, prendiamo quell'altro, anche io nei video, prendi Tizio, prendi Caio, prendi Sempronio, però bisogna poi valutare tutto il pacchetto tecnico, fisico, caratteristiche del calciatore e tutto ciò che lo circonda per quanto riguarda l'entourage e addirittura vita privata, situazioni del genere che fanno poi diciamo pesano sulla bilancia e in determinate poi situazioni escono a galla, così come è uscita la situazione di Kvaratskhelia. Sono stato anche abbastanza lucido in questo video, infatti è stato un bene che l'ho fatto oggi, perché se l'avessi fatto ieri nell'immediata post conferenza di Conte non sarei riuscito ad essere così lucido senza poi diciamo mettere i puntini sulle i e fare le cose per bene, ma mi sarei scagliato poi contro tutto e tutti, personaggi che poi c'entrano molto meno nella situazione. Quindi va ringraziato il mister di tutto cuore da parte mia e credo da parte di tutti noi tifosi. Va ringraziato invece ironicamente Quara, entourage, procuratore, padre, eccetera eccetera eccetera. Per me è conclusa l'avventura ovviamente del Giorgiano a Napoli, anche se l'operazione non dovesse andare in porto e te lo devi tenere fino a giugno, situazione che non vorrei assolutamente vivere, perché poi avresti un separato in casa sul quale puntare o non puntare, quindi figuriamoci se in campo si possa rendere come si deve.
Sempre Forza Napoli e le ultime informazioni utili per chi è arrivato alla fine di questo video, la live post partita di Napoli-Verona non sarà stasera nell'immediato, ovviamente per impegni lavorativi, famiglia, nella giornata di domani, sveglia molto ma molto presto, quindi non si può intervenire e andare in live nell'immediato post di stasera, visto che il match è comunque alle 20:45, ma andremo live domani pomeriggio tra le 16 e le 18. Ecco perché, campanellina attivata, iscrizione e ci vediamo domani in live. Sempre Forza Napoli, ciao!